Visto che i miei video sono spesso molto lunghi, vorrei far nascere una rubrica che chiamerò Fast Checking, in cui tratterò, spero in modo veloce, alcuni temi. Allora, numero 1. In un weekend di Sepang, in cui dopo la sprint la vera notizia è che due fratelli per la prima volta nella storia hanno fatto primo e secondo nel mondiale MotoGP, si consolida un'altra situazione. Ok, le prime due posizioni del campionato sono congelate. Bagnaia incassa pur vincendo la gara, la seconda sconfitta di stagione e Lenovo la prima perché la doppietta è il risultato per il quale sono scesi in campo loro. È inutile che ci raccontiamo delle fesserie. Con quella potenza di fuoco, con quei titoli mondiali, il team Lenovo doveva fare per forza doppietta, e invece no. Poi qualcuno ci racconterà che va bene lo stesso, ma non è esattamente così. Il team Gresini si becca Best Independent Team, se non mi sbaglio, il premio di Rookie of the Year con Aldeguer, e adesso anche questo, oltre il premio runner up, cioè secondo classificato. Ok. Il confronto con l'altro team Ducati, che dovrebbe essere quello ufficialmente supportato, è impietoso. Mi dispiace per VR46, per Tamina, ma proprio non c'è confronto. Sono hater, sono fatti. Secondo fast check, non capisco perché se uno dice che le altre case stanno arrivando, allora è un anti-ducatista da perculare quando poi Ducati ritorna a vincere. Le altre case, grazie alle concessioni, stanno realmente arrivando. Non lo dico io, lo dicono i risultati. Poi chiaramente questi exploit non possono essere sempre confermati e non possono essere solidi e ripetitivi come quelli di Ducati, che è una casa che domina sempre, ma comunque ci sono. Una volta Ducati era sempre dominatrice, fino a poco tempo fa, adesso lo è qualche volta in meno. Prima di essere dominatrice, prima di dominare a sua volta, anche Ducati batteva Honda e Yamaha solo qualche volta e faceva fatica. Insomma, dominatori non si nasce, si diventa col tempo. Molti ducatisti sembrano averlo dimenticato, sembrano aver dimenticato la gavetta che hanno fatto negli anni e quanto ci hanno messo a vincere il primo mondiale e poi a rivincere il secondo. Chi viene a rinfacciare risultati tipo quello di oggi, di Sepang Sprint, ignorando cosa è successo domenica scorsa e cosa succede in molte sessioni, è solo un tifoso disperato di quelli che fa gne 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 al bar, al terzo Campari, ok? Non capisco cosa ci sia di male nel dire che le altre case stanno arrivando. A me sembra tutto normale, mi sembra la natura delle cose. Le concessioni servono a questo. Chi tifa per una squadra dovrebbe desiderare la vittoria, ma dovrebbe desiderarla contro avversari reali, non contro fantocci. Ok? Bisogna uscire dalla logica che vede come odio e sfottò tutto quello che non ci piace. La vita è fatta soprattutto di insuccessi che portano alla crescita. Se così non fosse, i successi non avrebbero valore. Sono i tentativi che rendono migliori, non i risultati. Terzo fatto, è la storia di Bastianini ad Acosta, danno cose che a me non danno. Fa dire Bastianini a Pernat o Pernat a Bastianini tramite i soliti siti amici e amichetti. Ma qual è la novità? Qualcuno pensava che sarebbe andata diversamente. Era ovvio che KTM, nelle difficoltà in cui è, perché non sono finite, e in cui è da parecchio tempo, avrebbe fatto all-in sui piloti ufficiali. Soldi non ce ne sono. Veramente pensate che gli indiani facciano molto di più che salvare KTM? Non è così. Non è KTM o gli indiani, ma Red Bull quella che difende i suoi interessi mettendo il grano. Sviluppi ce ne sono con il contagocce, ok? A Red Bull interessano Acosta e un pochino anche Binder. Il resto è gente che serve a prendere dei soldi e a far girare delle motociclette, fra l'altro di un team che è stato appena venduto, è passato di proprietà, ok? E il fatto che le quattro moto fossero uguali è una cazzata. Non ci crede nessuno, non esistono mai due team con quattro moto uguali e anche quando sono due team ufficiali uno è sempre più ufficiale dell'altro quando ci sono i soldi. Figuriamoci quando mancano. È una cazzata, secondo me, inventata da Pernat che dopo aver fatto perdere il treno Aprilia a Bastianini per mandarlo
in un'azienda, andando a mandarlo a correre in un'azienda che stava per fallire, ha pensato di salvarsi con questa roba qua. Uno ci prova sempre, magari anche gliel'hanno detto che era così e uno ci crede, vuole crederci, ma mi rifiuto di pensare che persone con tanta esperienza non sappiano che non possono esistere 4 moto uguali, non esistono in natura, okay? Ma adesso è facile parlare, è vero, adesso è facile parlare, ma c'è chi ha parlato anche prima, okay? Vi faccio vedere una cosa. 26 dicembre nel video KTM Effect, a rischio anche il racing. Ecco uno short. L'ordine di importanza di questi piloti è quello che gli decide di dargli Red Bull, che può salvare tutto, dalla Rookies Cup al team Red Bull, alla classifica dei piloti, soprattutto adesso l'ha fatta così. Cioè, adesso che ha perso Marquez, Red Bull ha questa lista di piloti importanti fra le mani. Acosta, con distacco, Binder, che per il mercato dove è sudafricano è molto importante ed è un pilota da sempre Red Bull, e questi due vanno salvati. Gli altri due prendono quello che rimane. Questo era il primo short. E poi c'è il secondo di gennaio, la paghetta. Questa è la prima cosa pesante e dovete tenerne conto e non si scappa da questo, è che non ci saranno sviluppi per nessuno, zero spaccato. Chi dice diversamente mente. La seconda cosa pesante è che di queste 4 MotoGP a 0 sviluppo, il 100% della attenzione disponibile sarà suddivisa, nemmeno troppo equamente, tra le 2 moto di Acosta e Binder. Questo a meno di risultati eccezionalmente positivi di Bastianini e Vignales, ma vi garantisco che l'unico pensiero di KTM al momento è non perdere Acosta prima del previsto. Che ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti, iscrivetevi, registratevi, abbonatevi a Mr. Helmet. Ciao!